E io, come ha detto Chiara, sono Claudia Di Bursi, studio qui interpretariato e ho quasi terminato gli esami e se tutto va bene a novembre mi laureerò. Vorrei fare una piccola premessa. Non ho nessuna laurea in psicologia o in scienze comportamentali o di genere, quindi tutto quello che dirò oggi e che verrà detto oggi è frutto dello studio di terzi, diciamo. Attraverso canali YouTube di esperti, articoli di giornale e i libri giusti, diciamo. Quindi se alla fine avrete qualche domanda da farmi, sappiate che le risposte che eventualmente vi darò saranno sempre frutto dello studio di terzi. Detto ciò, come è stato detto, oggi vi parlerò di femminismo e maschilismo in ogni loro forma e del perché non sono due parole opposte. Il termine maschilismo è una forma di sessismo che dice che l'uomo è superiore alla donna e quindi ci comportiamo di conseguenza. Perciò io so come funzionano le cose e tu un po' meno, e questo è il cosiddetto mansplaining, che nomino solo perché non ho tempo sufficiente per parlarvi anche di questo. Io posso decidere del mio corpo e tu un po' meno e diciamo avanti così. Il termine femminismo invece indica quella corrente di pensiero che ritiene che la donna e l'uomo debbano avere pari diritti, politici, sociali, economici e via dicendo. Non devono essere uguali, noi non siamo uguali, l'uomo e la donna sono stati creati in maniera differente, a cominciare dall'aspetto fisico. Quel che importa è che abbiano pari opportunità in qualsiasi campo, che possano avere uguali mezzi per raggiungere i propri obiettivi. Purtroppo ancora oggi non è così, anche se di passi avanti sicuramente ne abbiamo fatti. Per questo parlare di femminismo è ancora troppo importante, c'è un bisogno urgente di sradicare una cultura patriarcale ormai obsoleta, che non fa altro che alimentare la discriminazione, i pregiudizi e gli stereotipi. Come vi sarete resi conto è un tema piuttosto vasto e io ho solamente più o meno mezz'ora di intervento a disposizione, perciò secondo me per illustrarvi al meglio la gravità della situazione femminile nel mondo, ma soprattutto in Italia, i magri argomenti più significativi sono i seguenti, ovvero femminicidio e revenge porn. E comincerei con il femminicidio. Tra i primi a usare il termine nel 1976 fu l'attivista sudafricana Diana Russell. Da allora il termine è progressivamente divenuto d'uso comune e nella criminologia femminista designa una categoria criminologica specifica, ovvero l'uccisione intenzionale di una donna in seguito alla supposta trasgressione di ruoli di genere derivanti dalla tradizione e dalle norme sociali. Normalmente quando viene fuori questa parola ci sono due obiezioni, una tipicamente femminile e una tipicamente maschile. Quella femminile è la seguente: ma perché dobbiamo parlare di un'altra parola invece che di omicidio, ghettizzando il nostro genere come se non fossimo esseri umani? Ecco, io oggi sono qui per spiegarvi alcune cose che in realtà neanche io sapevo, o meglio, probabilmente non riuscivo a dargli forma. Il femminicidio non è l'omicidio di una donna e basta, perché se io vengo investita da una macchina sulla Colombo non è un femminicidio. Se io devo dei soldi a una persona e non glieli ridò e lui mi ammazza perché non glieli ho restituiti, non è femminicidio. Se io invece lascio il mio compagno e lui non lo accetta perché crede che io sia una cosa sua e quindi mi ammazza, e allora lì è femminicidio. Se mio marito mi picchia tutte le sere perché io non preparo in tempo la cena o perché non pulisco casa come lui vorrebbe e un giorno me ne dà talmente tante che io non mi sveglio, e allora parliamo di femminicidio. Vorrei che fosse chiara questa differenza che è fondamentale. Se io ammazzo una donna perché è una donna è un femminicidio. Non è né un ghettizzare e non è neanche l'ennesima forma di discriminazione, come se le donne non fossero esseri umani e dovessimo trovare per forza un'altra parola. Non è così. L'obiezione maschile invece è la seguente: non è giusto che non ci sia una parola che descriva l'uccisione degli uomini in quanto uomini.
Ecco, un'altra cosa che ci tengo a dire oggi qui a voi, non siamo numerosi ma va bene, pochi ma buoni, è che nessun uomo viene ucciso in quanto uomo, o meglio, mi correggo, l'unico caso in cui un uomo viene ucciso perché è un uomo è quando è gay, perché è un po' meno uomo, no? Ecco, perché ha degli atteggiamenti femminili, più femminili magari. Però di uomini eterosessuali che vengono uccisi in quanto uomini attualmente non ce ne sono, o perlomeno sono una percentuale talmente bassa che nessun esperto ne ha conoscenza. Insomma, non c'è dato saperlo. E onestamente quando sento questa obiezione, leggo dei commenti su Facebook, no, delle immagini poco simpatiche, io devo dire che mi offendo. Mi offendo perché penso a tutti quegli uomini che invece di sentirsi privilegiati perché a loro queste cose non capitano, si accaniscono, seppur solo sui social, ma si accaniscono, come se fosse una gara a chi è più discriminato. Beh, questa non è una gara, è la realtà. Il fatto è che per quanto io porti avanti non solo i diritti delle donne, ma anche quelli dei bambini, della comunità LGBT, e chi mi conosce lo sa, c'è da ammettere che non tutti quanti se la passano più o meno allo stesso modo. Nessuno vuole fare una gara a chi ha meno diritti o a chi è più discriminato, ma bisogna essere onesti. Le donne in Italia, e non solo, ma lo vedremo dopo, non se la passano tanto bene, usando un eufemismo. Adesso vi leggerò alcuni dati presi da un'inchiesta di Fabio Bartolomeo della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa presso il Ministero della Giustizia, per farvi capire perché dico che mi sento offesa quando gli uomini chiedono perché non esiste anche una parola per le nostre uccisioni. L'inchiesta si ferma al 2016 perché negli anni successivi si sono raccolti sempre meno dati e quindi ho preferito fermarmi a qualche anno fa ma fornire dati più precisi, che sono i seguenti. Mi sembra che avevo in PowerPoint avevo mandato una presentazione. No, niente, non sapevo se ve lo dovevo dire prima. Ok, vabbè, non è un problema. Niente. L'avevo mandato a... vabbè, non importa. Sì, forse sì, però vabbè, non mi importa, tanto era solo illustrativo. I dati sono i seguenti: circa 150 casi all'anno in Italia, 157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015 e 145 nel 2016, un totale di circa 600 omicidi negli ultimi 4 anni. Significa che in Italia ogni 2 giorni circa viene uccisa una donna. Questa inchiesta raccoglie le evidenze statistiche della lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l'esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione. Istintivamente si può pensare che i femminicidi siano una quota significativa, ma non prevalente, sugli omicidi di donne. Ma in realtà i dati offrono un quadro abbastanza sconvolgente. Su 417 sentenze esaminate, 355 sono classificabili come femminicidio, che rappresenta l'85% dei casi. Sono quasi sempre gli uomini a uccidere le donne. Nell'88,5% dei casi l'autore del reato è un uomo e la vittima è una donna. In una piccola percentuale dei casi, 2 su 100, è successo che una donna fosse uccisa da un'altra donna. Nel 55,8% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela, si scopre che in circa il 75% dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare, all'interno cioè di quell'ambiente che teoricamente dovrebbe proteggerle di più. Nel 40,2% dei casi le donne vengono colpite ripetutamente e comunque quasi mai con soli 1 o 2 colpi mortali, con arma da punta e taglio, coltelli da cucina, pugnali, per poi essere spesso anche soffocate con le mani o con il braccio. Nel 9% dei casi la vittima è aggredita e uccisa senza uso di armi,
con pugni, calci e testate, e poi strangolata o soffocata. Nel 15,5% dei casi la donna è colpita e uccisa con oggetti di varia natura: martelli, accette, picconi, bastoni, rastrelli, impiegati brutalmente e ripetutamente sulla vittima fino a renderla esanime e a fracassarle il cranio. In quasi la metà dei casi esaminati è lo stesso autore del femminicidio a dare l'allarme e a avvisare le forze dell'ordine. In un caso quasi grottesco, l'autore si è presentato dalle forze dell'ordine portando con sé il cadavere della vittima. Spero di aver reso l'idea. Adesso passiamo ai dati in Europa e nel mondo. 43.600 è il numero di donne e ragazze uccise nel 2012 in tutto il mondo da un partner, un ex fidanzato, un membro della propria famiglia. Un terzo dell'universo femminile dichiara poi di aver subito almeno un'altra forma di violenza, fisica o sessuale. Solo l'11% delle vittime denuncia il caso alle autorità. A presentare queste cifre è il rapporto Combating Violence Against Women dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la OSCE, pubblicato nel novembre 2016. Dati che fanno impallidire. Questi numeri sono paragonabili ai dati del conflitto siriano, 40.000 morti nei primi 20 mesi di guerra. I paesi che registrano i casi più numerosi sono sparsi ai 4 angoli del pianeta: Russia, El Salvador e Sudafrica. Lì, in questi paesi, il tasso di femminicidio supera i 6 casi ogni 100.000 donne, toccando punte di 15 casi ogni 100.000 donne in Honduras. È sconvolgente, ma per una donna che vive in Honduras il rischio di essere vittima di un omicidio di genere perpetrato dal partner o all'interno della cerchia familiare è 40 volte più alto di quello che interessa una cittadina dei paesi dell'Europa occidentale. Anche in Europa e nei paesi che noi consideriamo più civili rispetto a noi, queste cose accadono. Anzi, diciamo che sono il loro pane quotidiano, perché la Germania, con più di 80 milioni di abitanti, è leader di questa classifica, con 164 casi di femminicidio nel 2016, seguita da Francia, 95, e Inghilterra, 82. L'Italia si salva, diciamo tra virgolette, è un gradino sotto, con 76 casi. Il secondo macro argomento di cui volevo parlarvi è il revenge porn. Stando alle definizioni standard, per revenge porn si intende la diffusione pubblica di immagini o video intimi tramite internet, senza il consenso della persona in questione. Tradotto letteralmente, pornografia della vendetta. L'esecutore è spesso un ex partner che ottiene le immagini o i video nel corso di una precedente relazione e mira a infamare e umiliare pubblicamente la vittima, come rappresaglia per la fine della relazione. Tuttavia, gli esecutori non sono necessariamente partner o ex partner e il motivo non è sempre la vendetta. Le immagini possono essere anche ottenute attaccando il computer o i profili dei social media o il telefono della vittima. E oggi diciamo che mi piacerebbe parlare di 2 punti in particolare sul revenge porn. Il primo è il seguente: quando viene messo in rete un video che ritrae una persona in atteggiamenti intimi, si tratta di una violazione dell'intimità in ogni caso, non importa il genere della vittima, che sia uomo o che sia donna. Ma la gente che invece vede quei video reagisce in maniera diversa, totalmente diversa, in base al genere della vittima ritratta nel video. Un uomo che fa sesso è un figo, non ha niente di cui vergognarsi. Una donna che fa sesso è una poco di buono e se si è fatta filmare mentre faceva quella roba si merita che il video diventi pubblico. Ora apro una piccola parentesi, divagherò un pochino perché ciò che ho appena detto mi riporta anche al concetto di slut shaming. Slut in inglese significa puttana e shame vergogna. Lo slut shaming è la tendenza a giudicare male una donna per la sua attività sessuale e parte dalla convinzione che essere sessualmente attivi o vestire in maniera sexy o provocante sia qualcosa di sbagliato. Parlo di donne perché è socialmente accettata l'idea che l'uomo sia un cacciatore che conquista molte prede e che così acquista rispetto. Siccome invece la vera donna è quella pura e angelica degli stilnovisti ancora, si fanno spesso delle deduzioni sbagliate.
Se una donna indossa una maglietta scollata, sicuramente è una facile. Il succo è questo. E fine di questa parentesi, ma per me era abbastanza importante citare anche lo slut shaming. Tornando a parlare di revenge porn, un giorno una mia conoscente affermò con convinzione: io non mi farei mai filmare mentre faccio sesso. Come per dire, io ho una morale, certe cose non le faccio e per questo non rischio di trovarmi in queste situazioni spiacevoli. Nel 2019 mi sento di poter dire che, oltre al fatto che il sesso consensuale fra un uomo e una donna non è mai stato un reato e continua a non essere un reato, giudicare la morale, la serietà di una donna in base ai partner che ha avuto e alla quantità di sesso, eccetera, mi sembra alquanto assurdo. Ogni donna è libera di farsi filmare in una situazione privata per il gusto di rivedersi dopo, inviare dei video al suo partner e così via. Quando dico ogni donna intendo proprio ogni donna. Se una pornostar che di mestiere si fa filmare in situazioni intime decide di farsi un video privato e inviarlo al partner, quest'ultimo non ha nessun diritto di divulgarlo o di condividerlo con i suoi amici, perché lei non ha dato il suo consenso, nonostante sia una pornostar. Per questo c'è bisogno di una tutela da parte della legge, per evitare che spesso la vittima sia appunto vittima di un linciaggio sui social, che poi linciaggio perché? Probabilmente per essersi fidata della persona sbagliata. E quindi diciamo che la legge finalmente è arrivata e io sono stata la prima a esultare. Come per tutte le cose però il cambiamento si verifica dopo uno o più eventi tragici. Sto parlando della morte di Tiziana Cantone, 31 anni, napoletana, che credo che tutti voi conosciate. Tiziana si è impiccata con un foulard nel settembre del 2013. Ora, io non entro nei particolari della sua vicenda o del suo video perché non mi sembra eticamente corretto e necessario, anche perché lei in quel video non faceva nulla di speciale, anzi. Ma disgrazia ha voluto che quel video venisse diffuso e non so se vi ricordate, ma in quel periodo su Facebook non si parlava d'altro. Parodie, meme, canzoni remixate. Io devo dire che qualche like l'ho messo, anche io forse ho contribuito a farla stare male e quando ho saputo che si era uccisa mi si è spezzato il cuore. Con mio grande sollievo diciamo che ci sono state altre vittime di revenge porn che magari però hanno vissuto una sorte più leggera, magari i loro video non sono stati messi in rete alla mercé di tutti, mentre Tiziana non è stata fortunata. Diciamo che ci sono altre ragazze che sono state sfortunate come lei, per esempio Carolina Picchio, 14 anni, alcuni amici avevano girato dei video ad una festa. Era un'immagine ovviamente a sfondo sessuale, lei quella sera aveva bevuto un po' troppo e non era presente a se stessa. 2600 like nell'arco di poche ore, insulti, accuse, parole infamanti fra i commenti. Carolina non ha retto alla vergogna e si è gettata dal balcone di casa sua. Adesso vi leggerò un articolo che ho preso da ansa.it sui diversi casi di diffusione senza consenso di materiale privato. A Treviso nel dicembre del 2014 3 ragazzi tra i 14 e i 15 anni convinsero una bambina, perché poi a 13 anni sei una bambina, a seguirli in un garage e a compiere atti sessuali, il tutto ripreso con il telefonino. E alla fine inviarono il video ad 1 migliaio di coetanei con WhatsApp. Nel novembre del 2017 una sessantina di liceali di Modena e di Reggio Emilia scoprirono che le proprie immagini hard erano finite sul web. Le ragazze si erano scattate centinaia di selfie hot in una chat di WhatsApp, a patto che il tutto rimanesse segreto ovviamente. Ma secondo le vittime a sciogliere quel patto fu proprio il fidanzato di una delle ragazze. Sono infatti, come già detto, molto spesso gli ex, lasciati e non capaci di accettare la fine della relazione, a ricattare le donne. A volte però è solo e soltanto per vile denaro, come il caso della showgirl Belen Rodriguez, che nel 2010 presentò una denuncia nei confronti dell'ex fidanzato, che l'aveva ricattata chiedendole 500.000 euro e minacciando di diffondere in rete un filmato hard. Il video privato, che ritraeva una giovanissima Belen, allora 17enne, la trovava in scene di sesso con il suo ex fidanzato argentino. Questo video finì in rete
e divenne uno dei più cliccati e scaricati dal web. Fate conto che fu persino trovato in vendita a 20 euro sulle bancarelle a Napoli. Un'altra vittima illustre fu Diletta Leotta, il volto di Sky Sport, nel novembre del 2017, che trovò in rete i suoi scatti senza veli e alcuni video hard rubati dal suo cellulare. La giornalista spiegò che i filmati le erano stati sottratti dal cloud, ovvero la memoria virtuale del suo telefonino. Quello però che la Leotta non sa è che non c'era alcun bisogno di giustificarsi, e a tutti quei maschi contenti che quelle foto siano uscite fuori vorrei ricordare oggi e per sempre che lei non voleva, che è stato un vero e proprio stupro virtuale. Tra i famosi casi più recenti c'è anche quello della deputata riminese Giulia Sarti, autosospesasi dal Movimento 5 Stelle per il caso Rimborsopoli. Anche lei vittima di revenge porn da parte dell'ex fidanzato che, indovinate un po', alla fine è stato assolto. La situazione fuori dall'Italia. La situazione fuori dall'Italia ci dice che negli ultimi anni sono stati pubblicizzati diversi casi di donne vittime di pornografia non consensuale, soprattutto negli Stati Uniti d'America e in alcuni Stati membri dell'Unione Europea. Dalla ricerca emerge che fino al 90% delle vittime della pornografia della vendetta sono donne e che il numero dei casi è in aumento. Vi è anche un crescente numero di siti internet dedicati alla condivisione di questa pornografia della vendetta, dove gli utenti possono pubblicare immagini e informazioni personali, quali indirizzo, datore di lavoro e collegamento ai profili online della vittima. Un'ulteriore tendenza correlata adesso è anche la trasmissione dal vivo di atti di aggressione sessuale e di stupro attraverso i social media. Finora, nel 2017, vi sono già stati 2 casi di grande risonanza pubblica. Uno in Svezia, che tra l'altro, non so se lo sapete, ma è stata definita la capitale europea dello stupro. Solamente nel 2017, infatti, si sono avuti 7.230 casi di stupro. E l'altro invece negli Stati Uniti d'America, precisamente a Chicago, di vittime il cui stupro è stato trasmesso online usando la funzione della diretta di Facebook. Non mi soffermo sullo stupro in sé perché non ho abbastanza tempo e si dovrebbero dire molte più cose riguardo questo tema. Quindi concluderò accennandovi a Telegram. Non so, probabilmente tutti qua dentro conosciamo Telegram, ma non so se sapete che su Telegram, anche su Facebook, ma più su Telegram, ci sono migliaia di gruppi e chat in cui gli utenti condividono foto di ragazze, a loro insaputa ovviamente, per commentare tutti insieme appassionatamente. Io l'ho scoperto dopo un servizio delle Iene e sono andata personalmente a cercare questi gruppi. Ovviamente la maggior parte erano chiusi e dovevo essere accettata per vedere i contenuti, quindi ho evitato. Però mi è bastato leggere i nomi. Adesso ve ne leggerò alcuni. Ovviamente non sono parole proprio di vita quotidiana, sono parole un po' forti, però è la realtà. Uno si chiamava Foto hot di ragazze amatoriali, in cui un impavido utente, che probabilmente era l'admin, scriveva: state messaggiando con una zoccola? Se vi manda qualche foto inviatemela qui, così faremo una grande Bibbia su questo canale. Un altro si chiamava invece Cagne vogliose, un altro ancora Le cagnette, in cui alcune foto sono visibili perché il gruppo non è privato e sono foto normalissime di ragazze qualsiasi, magari in costume da bagno o vestite eleganti per andare a una festa. Le stesse ragazze che probabilmente dal vivo non si lascerebbero neanche mai avvicinare da uno di quei miserabili che popolano Telegram. Ho letto che la maggior parte degli uomini che compie questo genere di azioni è il classico uomo leone da tastiera, timido, che fa lo spavaldo sul web e offende le donne perché non può averle. Il classico ragazzo che per strada probabilmente neanche noteremmo. Beh, questo a me personalmente fa doppiamente paura. Mi ricordo quando una mia amica del liceo dopo anni ha scoperto che le foto che metteva su Facebook venivano prese e salvate sul telefono da parte di un suo amico, un ragazzo normalissimo, probabilmente l'ultimo di cui avrei mai sospettato. Detto ciò, mi avvio verso la conclusione. Il mio obiettivo era quello di elaborare una minuscola, veramente minuscola campagna di sensibilizzazione in merito ad argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Questo perché nel mio piccolo cerco di combattere ogni giorno le eventuali ingiustizie e discriminazioni subite
A volte ho bisogno di sfogarmi e raccontarlo a qualcuno, come oggi d'altronde. E la maggior parte delle volte però quel qualcuno è il mio ragazzo, uno dei pochi uomini con cui io abbia mai potuto parlare di revenge porn o di stupro o di slut shaming. Vorrei parlare di queste cose però con molti più uomini, onestamente, senza aver paura di essere additata come esagerata o rompipalle. Perciò, se il mio discorso vi è piaciuto, anche solo un pochino, per favore, lo dico tra virgolette, diffondete il verbo, perché abbiamo un disperato bisogno di femminismo. Grazie a tutti.